Amici musicisti, ben ritrovati. Siamo di nuovo qui nello studio di registrazione Sonica X di Torino e oggi vi dimostreremo come si realizza una registrazione multitraccia live in studio. Ad aiutarci abbiamo con noi gli Stereo 8. Spesso si confonde la registrazione live con la presa diretta, quando in realtà per presa diretta si intende non solo suonare tutti insieme dal vivo, ma anche registrare già tutto insieme, quindi un audio stereo finito. In pratica, eseguire dal vivo anche il mix. Questo naturalmente impedisce di modificare il rapporto tra gli strumenti o tra strumenti ed effetti a valle. Al concetto di presa diretta si contrappone quello di multitraccia, che significa registrare tutti gli strumenti su canali diversi, indipendenti, che possono essere modificati a valle, sia in termini di volume che di timbro, di effettistica e di ogni sorta di editing possibile. Se questo multitraccia debba essere realizzato suonando uno strumento alla volta oppure dal vivo, è una scelta che dovrebbe dipendere solo dalle esigenze di produzione, quindi dalle caratteristiche specifiche dell'artista. Nel mondo reale, però, quasi tutte le situazioni, limitazioni di strumentazione o di ambienti obbligano la produzione a registrare gli strumenti uno alla volta per poter ottenere un multitraccia privo di difetti. In questo caso i nostri clienti, gli Stereo 8, sono protagonisti di un'intensa attività live e quindi naturalmente per loro è molto naturale suonare dal vivo anche in studio. Dal momento che però non volevano rinunciare alle possibilità di modifiche a posteriori che il mixing può dare, si sono rivolti a Sonica X per la realizzazione di una registrazione multitraccia dal vivo. Quindi oggi registriamo i 5 musicisti in 5 stanze diverse, dal vivo, con ascolti cuffie indipendenti, contatto visivo completo, ma completo isolamento acustico tra le stanze. Ok ragazzi, cominciamo? Andiamo. Posto. Dimmi quando. Dai che abbiamo anche il making of così, ok. Come vedete dalla postazione della batteria c'è un'ottima visibilità su chitarra, basso e regia. La batteria la prendiamo in questo lavoro in 9 canali, per cui abbiamo cassa, rullante sopra e sotto, tutti tom, charleston e panoramici, tutti indipendenti e mixabili a valle. Anche l'ascolto, sia di toni sia degli altri, ha i canali indipendenti della batteria, per cui se il bassista vuole più cassa e il chitarrista più Charlie, noi lo facciamo tranquillamente. Oltre all'isolamento acustico con gli altri box, quindi non avremo la chitarra nei panoramici, non avremo il rullante nella voce, per isolare anche i microfoni della batteria uno dall'altro, in regia abbiamo impostato i noise gate, che sono dei processori che fanno sì che il microfono del tom 1 si apre soltanto se viene percosso il tom 1, ma se viene percosso il tom 2 o il rullante, ad esempio, invece non si apre. Inoltre, in regia, tutti i microfoni arrivano in preamplificatori, compressori ed equalizzatori di fascia alta. Questo ci permette, oltre alla qualità dei microfoni, ma soprattutto naturalmente del musicista, di avere dei suoni professionali, altamente professionali, che ci permettono di evitare le classiche tecniche di sostituzione di batteria, che oggi come oggi purtroppo vanno per la maggiore in caso di registrazioni economiche, naturalmente, qui si utilizzano suoni uguali per tutti, standardizzati, scaricati da internet per sostituire una parte di batteria che all'origine aveva un suono non sufficiente. Tutto questo qui non è necessario, perché passiamo in un percorso del segnale che è interamente di fascia professionale. Il suono noi qui lo facciamo dal batterista, unico. Il suono del basso degli Stereo 8 è basato su questo pedale multi-effetto digitale, molto pratico dal vivo, ma di fascia economica. Ciò che abbiamo fatto noi è stato analizzare la sua catena effetti, rimpiazzandola via via con processori analogici e valvolari di fascia alta in dotazione allo studio. Naturalmente però sempre confrontandoli con l'effetto originale per non perdere la personalità del suono. In pratica l'obiettivo è mantenere interamente la personalità delle impostazioni date dall'artista, lo stile. Se vedessimo che dalla comparazione
anche da un processore costosissimo non esce il suono desiderato, manteniamo l'unità originale, perché la parte creativa deve sempre vincere su quella tecnologica. In aggiunta a questo, un pezzo in più è l'esperimento che abbiamo voluto fare di utilizzare su un canale indipendente e separato da gestire dopo questo piccolo amplificatore da casa, microfonato dentro un box insonorizzato, dà un suono di maggior punta rispetto alla diretta, e quindi abbiamo alla fine in registrazione sia il basso in diretta con lo strumentista che è posizionato in regia, per cui un buon contatto visivo con la sezione ritmica, sia il suono dell'ampli che ci dà quell'attacco in più. Il suono della chitarra degli Stereo 8 ha un focus sulle sonorità anni 70, un overdrive non troppo carico. Naturalmente lo studio è attrezzatissimo anche per sonorità più moderne come black e new metal, così come per puliti cristallini da pop e liscio. Anche qui, parlando con l'artista, abbiamo deciso di utilizzare in congiunzione materiale suo e materiale nostro, per cui alla fine abbiamo il preamplificatore con gli effetti di modulazione come il phaser che sono originali portati dall'artista, mentre reverberi e delay li teniamo in ascolto per dare l'ascolto giusto a chi suona, ma verranno poi registrati soltanto a mixaggio. L'amplificazione che Max normalmente usa dal vivo è solamente la testata VHT e un suo combo Marshall. Qui naturalmente abbiamo voluto enfatizzare il timbro mettendo un muro di casse 4x12. I canali dei vari microfoni, compreso quello posteriore, arrivano tutti indipendenti in regia, e Max, con il collegamento via radio che gli abbiamo fornito, può ascoltare direttamente dai monitor il risultato. Discorso a parte le chitarre acustiche, abbiamo quella del cliente, la nostra Gibson Blues King Electro, tutto ripreso da un altro dei nostri Neumann U87 in un preamplificatore Dolomer 1960. Postazione tastiere. Registriamo tutti gli audio e i MIDI delle tastiere su tracce indipendenti tra loro, e quindi anche l'ascolto in cuffia si fa in modo indipendente, sia per Antoine stesso sia per gli altri. Dal vivo Antoine tira fuori tutti i suoni della sua Kawai MP7 che abbiamo posizionato qui, ma naturalmente il piano acustico abbiamo il nostro player del 1885 microfonato ed è un po' un'altra vita. Per i suoni di piano elettrico siamo sul nostro Rhodes Mark I originale anni 70. Loro fanno prog rock e naturalmente i suoni di synth analogico sono fondamentali. Qui a Sonica X abbiamo un'ampia scelta di sintetizzatori analogici originali. I suoni di synth, per i quali dal vivo Antoine utilizza la sua workstation, in questa sede vengono sostituiti dai nostri sintetizzatori analogici originali. Abbiamo come monofonica la Kawai Synthetizer 100F, sintetizzatore della generazione del Moog, e come analogico polifonico Roland Juno 106. Naturalmente abbiamo programmato i suoni personalizzati sulla base di un confronto con i suoni che Antoine utilizza dalla sua workstation. In questo modo il panorama dei suoni della tastiera viene riprodotto, scegliendo insieme all'artista di volta in volta quali suoni utilizzare dal suo strumento e quali dai nostri, ai fini di una produzione che abbia la massima efficacia possibile. E siamo arrivati alla voce. Quando si costruisce la postazione per un cantante, ancora più che per uno strumentista, vale il principio di creare un ambiente confortevole per ottenere la massima concentrazione. Oltre naturalmente all'isolamento acustico classico da vocal booth, da stanza vocale. La scelta di posizionarlo qui è nata per la necessità di contatto visivo col tastierista, con il quale Carlo ha dei duetti di voce. La catena del segnale poi è un classicissimo. Abbiamo il Neumann U87, microfono vocale standard mondiale, che va a finire nell'Avalon 737 preamplificatore di fascia alta. Ok ragazzi, ci siamo! Via!
Grande, grande. Registrazione Sonica X Studio.
si elevò, nubi bianche sollevò, nebbia sotto un cielo rimasto impassibile. Lì solo c'era un'altra realtà, per sperare che tutto ritorni come sempre. Come sempre. Come Registrazione Sonica X Studio. Grande. Grazie. Ok, adesso che la registrazione è finita, ci possiamo mixare tutto, perché se tu hai bisogno, non lo so, la cassa un po' più alta o un po' più di alti sul rullante, o vogliamo abbassare un po' la chitarra solista, alzare la ritmica, o dare più punta al basso, abbassare il piano tenendo fermo il synth, o aggiungere reverbero alla voce, tutta questa roba qua la facciamo perché abbiamo registrato tutto indipendente, in multitraccia, e non c'è nemmeno il suono della batteria che entra nel microfono della voce o viceversa, perché eravate tutti in stanze isolate. Perfetto. Capito? Può essere fatta qualunque modifica, dato che siamo in multitraccia. Il progetto multitraccia può essere poi consegnato al cliente per un successivo mixing, anche magari facendogli fare prima un passaggio sul multitraccia Studer 24 che ti dà quel calore analogico che fa da spezia in quasi tutti i generi. Abbiamo registrato finora fino a 12 elementi alla volta ed è possibile utilizzare ogni stanza in ogni modo. Naturalmente vedete che questo setup è stato costruito interamente su misura per il cliente, per cui venite a Sonica X anche voi e noi lo faremo per voi. È chiaro che si può procedere a un mix e mastering ai massimi livelli anche qui da noi, a Sonica X di Torino, ma per questo vi rimando al prossimo video. Per il momento un grande saluto da Sonica X e dagli Stereo 8. Ciao!